Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come installare un depuratore per l'acqua a osmosi inversa. Innanzitutto quello che ci serve è proprio un depuratore a osmosi inversa. Io ho scelto questa marca perché ritengo che sia la migliore. In più serviranno, anzi potrebbero servire degli accessori come ad esempio questo kit per sdoppiare il rubinetto dell'acqua. Oppure ci potrebbe servire questo e potrebbero servirci anche delle punte del trapano per forare il lavandino in acciaio. È una cosa molto semplice. Comunque tutti questi accessori che vedete, tutto quello che vedete nel video lo troverete su Amazon e vi lascio i link qui in alto a destra oppure nel primo commento. Allora iniziamo a vedere cosa abbiamo dentro la confezione. Qui abbiamo i filtri, dopo ve li farò vedere, comunque già si vede che ci sono i filtri e li mettiamo da parte che per adesso non servono. Qui abbiamo la documentazione, comunque questo è proprio un ottimo prodotto e comunque anche qui avete le spiegazioni per l'installazione, però ve le faccio vedere io a video così magari capirete meglio cosa dovrete fare e se è possibile installarlo sotto il vostro lavandino. Qui abbiamo dei filtri, queste sono tutte cose che poi andranno assemblate insieme e poi vi farò vedere sempre come, e anche questo lo mettiamo via. Poi qui dentro sicuramente abbiamo la tanica, quella che raccoglierà l'acqua depurata, e qui dentro vediamo cosa abbiamo. Qui abbiamo i vari tubetti, abbiamo il rubinetto, molto bello questo, e qui abbiamo il depuratore vero e proprio, che poi dopo ve lo farò vedere bene, dove andranno ad assemblarsi i filtri e il resto del depuratore. Vi ricordo che cliccando mi piace e iscrivendovi al canale mi supportate gratuitamente e nello stesso tempo mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Bene, la prima cosa da fare per iniziare è il foro nel lavello. Per fare il foro io l'ho già fatto, purtroppo ce l'avevo già perché avevo già un depuratore, quindi non posso farvi vedere, ma è molto semplice. Allora, il mio consiglio è quello di scegliere la posizione giusta, ovviamente, quindi capire se metterlo a sinistra o a destra del lavandino, e in base alla necessità, ovviamente. E per fare il foro potete usare un punteruolo all'inizio. Scegliete il punto dove volete inserire il rubinetto e gli date un colpetto giusto per fare un segno, no? E poi a quel punto potete andare col trapano. L'ideale sarebbe quella di utilizzare questa punta, e questa qui praticamente la inserite una volta che avete fatto il segno, appunto come vi ho detto prima, con il martello e il punteruolo. Non dovete fare altro che usare questa punta con il trapano, l'appoggiate su e il foro si fa subito, molto velocemente. Con questa punta qui si entra giù fino alla numerazione 12. Non so se si vede, abbiamo 10, 12 ed entra fino a qui. A malapena entra il 12, ecco. Fatto questo, possiamo già andare a installare il rubinetto. Per quanto riguarda il rubinetto, possiamo ritrovarci nella situazione che non abbiamo la possibilità di installarlo correttamente per il fatto che questa piastrina di acciaio, essendo rigida, appunto perché in acciaio, non abbiamo la possibilità di metterla bene qui. Perché il lavandino, il lavello, non è piatto e quindi essendo che c'è il bordo non riusciamo a mettere bene questa piastrina, che è molto importante perché sotto c'è la guarnizione. Allora io come ho risolto? Ho recuperato la guarnizione all'interno, così, ho tolto questa, quindi questa non la usiamo, non serve a niente, è solo una cosa estetica, ma quello che serve è la guarnizione, che ho tagliato e ho fatto diventare così.
Perché? Perché facendola diventare così possiamo metterla tranquillamente. Vedete? La metto così, poi ci metto sul rubinetto e viene completamente coperta. Fatto questo, per fissare il rubinetto è veramente molto semplice. Guardate, l'installazione di questo depuratore è una cosa semplicissima. Ovviamente uno che non l'ha mai fatto può pensare che sia difficile, ma è veramente facile e comodo. A questo punto, una volta inserito questo, andiamo da sotto, proprio sotto il lavello, andiamo a inserire quest'altra guarnizione, che se volete potete tagliare anche questa, ma in questo caso io non ne ho bisogno. Andiamo a inserire questa di sotto e poi andiamo ad avvitare questa, così, e la avvitiamo, si avvita a mano, quindi ci ritroveremo sotto ad avvitare questa qui a mano. Fatto questo, bisogna semplicemente stringerla. La stringiamo a mano finché riusciamo, finché possiamo, e poi con l'aiuto di una pinza la stringiamo. In questo modo qui io ho fatto così, preso così e l'ho tirata, l'ho stretta bene così. Ok? Molto semplice. Mi spiace, ma qui ho veramente poco spazio e non riesco a farvi vedere bene. Comunque l'ho già fissato da sotto, ok? Ok, adesso arriva forse la parte più complicata per chi non ha esperienza in manualità, perché dobbiamo andare a installare il rubinetto che io ho già installato, perché ripeto avevo già un depuratore installato. Qui in questo caso avete due possibilità: o chiamate un idraulico e lo fate montare, se no una cosa più semplice da fare è quella di procurarsi questo. Quindi se avete un rubinetto libero potete mettere questo qui, lo montate, c'è già la guarnizione, lo montate e così non avete bisogno, questo si avvita semplicemente così, è molto semplice. E lo stringete a mano, non c'è bisogno di usare attrezzatura, lo stringete bene a mano e quindi non avete più bisogno di dover chiamare l'idraulico e far montare questo. Se per caso avete un rubinetto libero, però avete già la lavastoviglie installata, quindi avete già il rubinetto occupato dal tubo della lavastoviglie installata, una volta tolto il tubo di carico della lavastoviglie, avvitate questo, che è molto semplice. Qui ricollegate il tubo di carico della lavastoviglie o della lavatrice e qui ci collegate questo. Si avvita a mano, tutto si avvita a mano, non avete bisogno di attrezzature, è molto semplice. Così avete anche i rubinetti per aprire e chiudere separatamente. Ok, adesso vi farò vedere come montare il primo tubetto, che è quello azzurro. Quindi lo recuperiamo dalla confezione. Tutto quello che trovate, tutti gli accessori che sto usando sono tutti compresi nella confezione, quindi non sto a dirvelo ogni volta. E prendiamo anche questo qui. Allora, questo lo inseriamo qui dentro. Ve lo faccio vedere da qui perché con il rubinetto già montato sarebbe impossibile, non ho proprio lo spazio fisico. Poi tiriamo questa linguettina, vedete? Così. E la tiriamo, si crea proprio un paio di millimetri di spazio e andiamo a inserire il fermo. Ok? Fa niente se si muove, è normale. Poi, questa era la parte più difficile, cioè una delle parti più difficili perché si fa un po' fatica. Poi, questi qui sono molto più semplici. Essendo completamente in plastica anche il tubetto è più flessibile. Andiamo a inserire questo qui dentro, farà uno scatto, vedete? Adesso volendo è già bloccato, per sfilarlo bisognerebbe tenere premuta questa e a questo punto si sfila. Però se lo inseriamo e lasciamo rimane bloccato. E anche qui andiamo a inserire il fermo che blocca tutto. Ok, vedete? Comunque se avete dei dubbi potete tenere tappato qui con il dito, ovviamente il rubinetto deve essere aperto, e soffiate qui dentro con la bocca. Se non riuscite a soffiare vuol dire che tiene perfettamente, poi lasciate e vedete che l'aria passa. Potete fare la prova e la controprova così.
e appunto quindi se soffiate dentro e l'aria non passa vuol dire che qui tiene perfettamente. Comunque sono molto sicuri, sono brevettati questi, Ok, qui potete scegliere se montare prima i filtri o montarli dopo. Io li monto dopo così riesco a fare delle inquadrature migliori. Adesso andiamo a montare un altro tubetto che è quello nero. Quindi giriamo così, abbiamo l'attacco già nero, quindi già vi fa capire che va montato qui. Togliamo questo fermo, prendiamo il tubetto nero e lo inseriamo, ok, come l'altro, stessa cosa, tiriamo un po' lì e andiamo a mettere il fermo, ok, vedete? E questo anche è a posto. Adesso andiamo a montare il tubetto rosso, stessa cosa, tiriamo via questa, la sicurezza, inseriamo, tiriamo e reinseriamo il fermo, ok, e anche questo è andata. Ok, visto che ci siamo andiamo a inserire anche il tubetto giallo, quindi stessa cosa, tiriamo via questo, inseriamo il tubetto, spostiamo un po' questa parte qui e inseriamo il fermo, ok? Ok, a questo punto qui andiamo a inserire questo azzurro che era lo stesso che avevamo collegato sul rubinetto, quindi un'estremità va al rubinetto fissato al lavello e l'altra estremità va qui. Quindi procedimento sempre il solito, tiriamo via questo, inseriamo il tubetto e lo fissiamo, lo blocchiamo. Ecco. Ok, a questo punto possiamo procedere con il montaggio dei filtri. Niente, i filtri li trovate dentro questi, vedete, questi vanno scartati, poi abbiamo quest'altro che è un altro filtro, ogni filtro ha la sua guarnizione e poi per ultimo abbiamo questo, questa è la guarnizione, ok? Allora, come vanno montati questi filtri? Questo qua va da questa parte qui c'è scritto CTO filtro a carbone, vedete? Qui c'è scritto CTO, anche qui sotto c'è la guarnizione, ok? Quindi lo inserite qui dentro, anche qui c'è la guarnizione già montata, mettete la sua guarnizione qui, ok? Adesso vedete voi come preferite, se fare così e avvitare, ma secondo me l'ideale sarebbe metterlo così e poi appoggiarci questo sopra e avvitare, così siete sicuri che il filtro non si sposta. Lo avvitate e poi utilizzate l'attrezzo che trovate nella confezione per stringere, che è questo qui. La parte più grande per i filtri in basso, la parte più piccola per stringere e svitare i filtri in alto. Quindi lo inserite così e stringete. Quest'altro che va da questa parte, vedete? È numerato, c'è l'1 e qui va l'1. Stessa cosa, questo non ha bisogno di guarnizioni, questo si inserisce direttamente così. E stessa cosa, anche questo qui lo posizionate così e poi ci mettete sopra il filtro, cioè il depuratore, scusate, e lo avvitate. E poi lo stringete. L'ultimo, che è questo,
Qui abbiamo il 2, vedete? Comunque si capisce, non potete confondervi, ok? Sono numerati. Qui le guarnizioni, in questo caso ce n'è solo una qui non c'è, quindi questo va inserito dentro, ovviamente va scartato prima, e anche questo qua lo inserite così e lo avvitate. Guardate, è veramente semplice. Faccio più fatica io a spiegarvelo che a farlo. Ok, diciamo che la parte più complicata è stata fatta. Adesso non ci resta che collegare tutti i tubetti ed è fatta. Dipende sempre da come è fatta la vostra cucina, ma io lo metto qui. Questi si spostano, quindi poi potete metterli così. E qui ci sono dei fori, in questa lamiera, nel telaio ci sono dei fori, perché potete fissarlo se volete. Io non ne sento l'esigenza di fissarlo, lo lascio appoggiato così e va benissimo, però se volete potete anche fissarlo. Ok, a questo punto andiamo a collegare i tubetti. Quindi il tubetto azzurro, come abbiamo detto, va collegato al rubinetto, dovreste averlo già fatto. Quindi questo vedete un po' voi come farlo passare. Io vi consiglio che se volete accorciarli, accorciateli all'ultimo. Quindi questo azzurro è collegato al rubinetto e ci siamo. Questo rosso va collegato al rubinetto di carico. Questo, qui abbiamo il rubinetto e questo andiamo a collegarlo qui. Lo inseriamo, tiriamo e rimettiamo il fermo. Ok? Quindi questo va al rubinetto. Questo nero, questa è l'acqua di scarico, ok? Non invertite il nero con l'azzurro, sennò vi bevete l'acqua sporca, l'acqua non buona. Quindi questo qui va collegato al tubo di scarico. Come si collega? Adesso ve lo faccio vedere subito. Ok, adesso andiamo a fare un foro nel tubo di scarico. Io l'ho staccato per farvi vedere meglio. Niente, con un punteruolo lo scaldate con una fiamma e io lo affondate dentro e si fa un foro. Una volta fatto il foro, prendete questo e lo mettete sotto così. Poi prendete quest'altro pezzo, prima però prendete la sua guarnizione, gliela applicate sopra, così. A questo punto gli mettete questo sopra così. Il foro deve centrare l'altro foro, quindi dovete vedere, guardare dentro, ok? Fatto questo, questa forse è la parte un po' più, bisogna essere un po' più precisi qua. Mettete le viti in dotazione, le mettete tutte e due. E gli mettete dietro questi per fissare e stringete bene con la chiave, con il cacciavite a croce, sia uno che l'altro. Io tengo bloccato con un dito e poi stringo così. Fate un po' uno e un po' l'altro, non fate solo una vite e poi stringete l'altra. Stringete un po' una, un po' l'altra. E continuate così finché non sono strette bene. Ok. Controllate che il foro sia centrato. A questo punto non dovete fare altro che inserire il tubetto nero e anche questo lo bloccate così. Ok? Questo è collegato allo scarico, che nel mio caso è esattamente
qui. Ok, abbiamo quasi finito. Adesso andiamo a posizionare la tanica, quindi mettiamo questo qui, mettiamo qui la tanica. Qui adesso dobbiamo andare ad avvitare il rubinettino che è sempre in dotazione, quindi recuperiamo questo dalla confezione. Dovrebbe esserci già dentro la guarnizione, però voi per sicurezza controllate. Ed è molto semplice, si avvita su così. Così è aperto, così è chiuso. Per il momento lo chiudiamo. E qui andiamo a collegare l'ultimo tubetto rimasto, che è quello giallo. Quindi lo inseriamo dentro e lo blocchiamo come abbiamo fatto con tutti gli altri. Ok, fatto questo, il depuratore è installato. Non ci resta che aprire tutti i rubinetti, quindi questo e ovviamente in questo caso anche questo qui, e inizieremo a sentire l'acqua che filtra, che passa in tutti i filtri e nel depuratore, appunto. Passati circa, non so, 10 minuti più o meno, non dovreste sentire più nessun rumore, quindi vuol dire che lui ha filtrato tutta l'acqua che poteva e la tanica è piena. A questo punto, una volta che la tanica è piena, cosa dovete fare? Dovete chiudere questo qui. Questo lo fate solo all'inizio, poi non dovrete farlo più. E aprite il rubinetto e fate scaricare la tanica. Una volta che non uscirà più acqua da qui, potrebbe uscire anche della polverina, della sabbiettina, è normale. Infatti è per questo che vi faccio fare questa operazione. Praticamente questa operazione qui di aprire qui, far riempire la tanica, poi chiudere e aprire il rubinetto finché non è uscita tutta l'acqua, dovrete farlo 3-4 volte, 5 volte. Questo per far pulire bene la tanica, perché la tanica dentro potrebbe avere delle impurità all'inizio e quindi bisogna farla pulire bene. Fatto questo, il depuratore è installato e potete tenere i rubinetti sempre aperti e utilizzare l'acqua depurata per berla. Spero di esservi stato utile, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, per favore cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao, grazie!